perché nel bilancio la Banca d'Italia non considera la moneta oggetto di proprietà della banca, la considera come oggetto di debito, e questo ce lo ha confermato negli atti parlamentari o dopo averlo dichiarato in bilancio, insieme al sottosegretario Vegas. E allora, signori magistrati, noi qui abbiamo non solo la notizia del crimine, ma la prova per confessione da parte della Banca d'Italia. E allora non dire che noi ci mettiamo a giocare con gli argomenti di dettaglio, il pelo nell'uovo non serve. Qua c'è la trave della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia a un certo punto ha confessato tramite il suo legale il reato di falso in bilancio. Come la mettiamo, signori procuratori della Repubblica, signori magistrati della Procura della Repubblica di Roma? Grazie a Dio il procuratore della Repubblica dell'Aquila lo ha detto che il tasso ufficiale di sconto è il padre di ogni usura perpetrato dalla Banca d'Italia. Quando si ha la notizia criminis, e non solo la notizia ma la prova del crimine, se il magistrato non fa il suo dovere e si va a preoccupare delle barzellette come sono quelle che riguardano Berlusconi, quella di Berlusconi è una barzelletta, perché abbiamo dimostrato che tutti i politici per fare politica devono usare mezzi monetari che sono destinati ad altri scopi, perché la Banca d'Italia ha tolto alla sovranità politica la sovranità monetaria, cioè il controllo, il dominio del mondo dei valori. Oggi nel campo politico abbiamo solamente camerieri dei banchieri. Pound ci aveva ragione, ecco perché noi abbiamo sollevato il problema. Noi ci siamo trovati all'università, un attentato alla mia scuola, perché contro la mia scuola sono state fatte delle cose inaudite. Non bisogna più insegnare agli studenti il problema monetario, perché questa è una cosa che non è opportuna. Qua dobbiamo dire la verità fa paura, la verità fa scandalo. Ebbene, ormai è tempo che la gente cominci a pensare che sono arrivati i tempi della verità, perché noi stiamo rispondendo a quella che è stata la grande aggressione programmata dalla Banca d'Inghilterra nel 1694 all'atto della sua Costituzione, quando il Patterson disse: la Banca d'Inghilterra basa sulla regola che invece di prestare oro si debbano prestare le cambiali della banca. E naturalmente cosa è avvenuto? È avvenuto che questi hanno fatto con la carta il valore dell'oro, non solo, ma hanno espropriato e indebitato le collettività nazionali per un valore pari al doppio di tutto il denaro in circolazione, perché tutti i popoli sono stati prima espropriati del loro denaro e poi indebitati di altrettanto, che all'atto della remissione la banca centrale mette prestando. Ora, quando noi gridiamo queste forme scandalose di ingiustizia che riguarda i giganti della malavita, perché sono quelli che scrivono veramente la storia, sono quelli che a un certo punto sono i padroni, possono fare quello che vogliono, fanno entrare in Italia chi vogliono dal terzo mondo. L'Europa si sta inondando di gente diversa. Perché? Perché quando si programma rarità monetaria nel terzo mondo e un po' di liquidità sui nostri mercati, avviene come i pesci, perché il denaro per gli uomini è come l'acqua per i pesci. Quando c'è siccità, i pesci abbandonano le zone aride e vanno nelle pozzanghere d'acqua. Così avviene quando manca la moneta. Le zone del terzo mondo sono senza moneta prima di essere dilaniati dalla fame. I popoli del terzo mondo sono dilaniati dal debito. Perché? Perché è il modo per stringere il torchio. Questo è avvenuto in Cina quando fu fondata la Banca Nazionale della Cina. È stato programmato in tutti gli stati. Ancora in Russia poco tempo fa Eltsin si è indebitato verso la Banca d'America recentemente per 40.000 milioni di dollari. Ora queste sono cifre che fanno pensare, perché come i re
si indebitavano verso i banchieri per quella moneta che i banchieri producevano al costo tipografico e che gli stessi re avrebbero potuto creare per proprio conto al costo nullo, solo che avessero capito che la moneta ha valore indotto e non valore creditizio, cioè non è una cambiale ma è un bene reale che incorpora valore indotto, perché come misura del valore è anche valore della misura causato dalla convenzione sociale. Se i re avessero capito questo, l'Europa non sarebbe caduta nelle mani di un branco di strozzini quali sono i grandi usurai che controllano le banche centrali. E allora che cosa avviene oggi? Oggi con la Banca Centrale Europea si sta ripetendo la stessa regola che si è creata in Europa con la caduta delle monarchie cattoliche, perché gli Stati membri sono messi nella stessa condizione dei re cattolici della vecchia Europa. Gli Stati membri rischiano di scomparire per dissoluzione, perché si vanno a indebitare verso la Banca Centrale Europea per quel denaro che ogni popolo potrebbe avere per il proprio conto. Nella mia lezione conclusiva all'anno accademico io ho messo il dito sulla piaga, io ho detto la Banca Centrale Europea oggi ha due possibilità: o servire gli Stati membri dell'Europa o servirsi degli Stati membri dell'Europa. Se si vuole servire degli Stati basta che stampa e presta, se vuole servire le collettività nazionali deve stampare e accreditare, come noi affermiamo, perché la moneta deve essere di proprietà del popolo e non dello strozzino che dà i soldi in prestito. Ecco allora che questi signori cercano di ridurre l'Europa a livello di bestiame da allevamento, bestiame umano da allevamento, tanto che dicono agli Stati: voi non potete fiatare, voi non potete neanche fare delle segnalazioni o delle manifestazioni di desiderio, come dice l'articolo 107 del Trattato di Maastricht. Non solo, ma l'articolo 108 soggiunge che non è la Banca Centrale Europea che si deve adeguare all'ordinamento degli Stati, ma viceversa gli Stati europei devono adeguare il proprio ordinamento alla norma statutaria della Banca Centrale Europea. Quindi lo Stato membro perde con la sovranità monetaria la sovranità politica. Che cosa stiamo noi vedendo? A che cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo alla forma conclusiva della bestializzazione degli uomini, per cui quando l'allevatore di polli in batteria distribuisce il chilo di mangime a testa, lo fa a proprio arbitrio, stabilisce la qualità e la quantità del mangime da distribuire. La stessa cosa fa la Banca Centrale Europea. Noi siamo romani, il romano ha creato il mondo del diritto, l'uomo deve essere padrone del mondo dei valori, dominus vuol dire padrone del mondo dei valori, la moneta deve essere di nostra proprietà e non di nostro debito. Oggi se noi non ci togliamo dalle spalle il peso della grande usura è inutile che parliamo più dello Stato di diritto, fa ridere. Nei tribunali la scritta la legge uguale per tutti va abolita, dobbiamo sostituirla, la legge uguale per tutti i fessi che siamo noi, perché quando la violazione